Bene, bene, molto molto bene. Signori, benvenuti in questo nuovo live. Un attimino abbassiamo qua. Molto benvenuti in questo nuovo live con lo zio LIVEFUN. Siamo arrivati ad un buon punto recentemente. Intanto aspetto che si connetta qualcuno. Aspettiamo un pochettino. Aspettiamo un pochettino. Sarà molto molto interessante vedere chi vorrà venire. Molto molto interessante. Allora, ora siamo a troppi pochi. Ah, bene, già state iniziando ad arrivare a poco. Bene. Capisco il periodo. Mi rendo conto che sia un periodo un po'... Quindi siamo abbastanza sereni, molto molto sereni. Vedo che ovviamente ci sono meno persone, ma è normale in questo periodo. E sono molto felice però lo stesso di poter dire, qua se mi vedete bloccato così che sto fissando, sì, sto fissando perché sto sistemando qualcosina, non vi curate troppo di me. Bene, ok. Questo lo mettiamo qua. Scusatemi, siamo in una fase di avvio. Che ora vi spiego cosa sta succedendo. Voi non vi dovete preoccupare, ma assolutamente. Allora, eccoci qua. Signori, ufficialmente benvenuti, come sempre, al LIVEFUN numero 9, condotto dallo zio LIVEFUN. Ben ritrovati a tutti quanti. Prima cosa che farò è leggere i vostri benedetti commenti. Abbiamo T8000, buonasera. Bruno Dimitri Mattia Oddone, battuta tedesca. Non ho capito. Grage09, credo, Grecht09. Salve signor Lolfan, lei è il vero rosso. Che carino, ma che carino. Che bello, il vero rosso. Com'era allora? Devo andare qua sui commenti, perché voglio mettere gli highlights dei commenti. Io ste cose ancora non lo so qua come si fa. Typhlosion non è più lo stesso Pokémon. Wow, siamo già alla nona. Sì, alla nona. Siamo già... La prossima live, spero, vediamo se è martedì prossimo. Come no? Martedì prossimo ci sarà la live la parte finale dello special di Halloween delle live di Zio Lolfano, dove parlo della storia dell'horror. Quello è una cosa che mi sono divertito a fare e che dovevo assolutamente. Allora. Commentini, eccovi qua. Questo però mi piace un sacco. Grage09, questo qua, lei è il vero rosso, signor Lolfan. Comunque il Teralic prosegue. Questo è interessante. Oh, c'è mia moglie, la mia bellissima moglie, parti. Mua, tesoro mio. Oddio, il Teralic prosegue. Ecco, se avete roba da mandarmi sul Teralic, mandatemela, perché devo assolutamente essere sicuro di che cosa stia trapelando e voglio sapere tutto quello che non so. Questo assolutamente sì. Infatti qua in merito sarei molto intrigato e molto, come posso dire, sarei felice di sapere qualcosa di nuovo, insomma. PS, si pronuncia grade per la sua curiosità, mio signore. Sì, la mia curiosità è stata soddisfatta, amico mio, non ti devi preoccupare, non ti preoccupare. Comunque, ciao a tutti, davvero, le solite facce, e vedo anche delle facce nuove, tipo Grade Zeno 9 a questo punto, quindi benvenuto nel mio live. Allora ragazzi, da come potete leggere dal titolo, non è che avrò poca roba, a parte che benissimo, come al solito, io dico, bene, parto con l'idea di fare un'interview. Quella persona in questione non può arrivare subito, perché ha i suoi cavoli, e se ci permettete, sono affari suoi, arriverà più tardi. È una persona molto interessante, non vi spoilerò di chi si tratta. Il suo nome poi verrà redatto postumo in post-produzione della live. Ed è una persona che io vi dico, non vi aspettate. Non è una persona che credo conosciate.
Non lo sapete. Questo appunto risponde tra virgolette alla domanda: "Ma chi verrà intervistato?" Appunto io non posso rivelare assolutamente così d'emblée chi è questa persona, più che altro perché voglio creare un po' di pepe. Intanto se avete delle teorie su chi possa essere questa persona, prego, buttatele fuori, assolutamente. Fate. Abbiamo anche degli altri commenti. Ebsk, l'Alfan, come stai? Ciao. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Master Dabber che se ne esce con Karim Musa, ma onoratissimo sarei di avere una persona come lui qui. È il pronipote del pilota dell'attentato del... Che poi l'altro giorno, ragazzi, stavo vedendo un video, è bellissimo questo video, di questo canale chiamato Islam Criticato, dove non parla male dell'Islam, stiamo attenti, no. Studia l'Islam, ne fa vedere i punti per trovare confronti. Questa ragazza, Paola mi sembra si chiami, questo canale, crea dei punti di interesse per confrontarsi, per capire l'Islam, per analizzarlo, perché alcune cose le trova un po' strane. E questa è una bella cosa. Infatti là, a quanto ho capito, mi sembra essere, non ho letto bene i commenti, qualche commento magari contro l'Islam di certe persone, altri invece molto interessati, devo dire, persone magari facenti parte del mondo musulmano molto contente di dire: "Grazie che ti stai interessando, grazie per le critiche costruttive, parliamone, guarda in realtà c'è questo, guarda in realtà è così". Praticamente in merito all'attentato delle Torri Gemelle questa cosa m'ha fatto morire. Racconta, che coloro che sono poi stati, identificati come gli attentatori alle Torri Gemelle, la sera prima, per non dare nell'occhio, avrebbero, cominciato a fare tutto quello che non è previsto nella religione islamica, ovverosia, andare a donne e, insomma hanno fatto seratone al nightclub per non dare nell'occhio. Devo dire, da parte di questi fondamentalisti è stata una bella mossa, molto discutibile, ma bella mossa però perché nessuno se ne sarebbe accorto. Nonostante il Mossad aveva detto: "Ehi, America, quelli lì li stiamo tenendo d'occhio, state attenti". "Ah, stanno facendo cose che non sono". "Tranquilla, non ti preoccupare". E poi insomma, questo è per capire, che a volte predichi bene e razzoli male. Questa non è una cosa bella davvero da sentire. Questi sono questi bastardi che hanno fatto una cosa del genere, vomitosa, se ci permettete, non vomitevole, vomitosa, cioè proprio che vomitevole e che induce, vomitosa proprio che porta al vomito, proprio che fa vomitare letteralmente. Vomitevole è la presunzione di vomito. Queste sono persone davvero malate, che non ci stanno, che pur di ottenere uno scopo così vergognoso vanno contro ai propri principi di una religione obiettivamente, per quello che ho letto io dell'Islam, di pace. Ma ad ogni modo, cioè anzi voglio dire, mi sentivo di dire questa cosa perché la trovo davvero molto interessante comunque il suo canale, vi invito ad andargli a dare un'occhiata, perché io stavo guardando così, io sono molto aperto a tutte le critiche, anche alle analisi, le cose, io mi diverto un sacco. Poi io che amo i video di true crime, tipo adoro Gematria, ciao Gem, ti voglio bene. Elisa True Crime la guardo pure, L'ora del tè, Alice di L'ora del tè, ha voglia, che lei mi segue, tra l'altro ci seguiamo a vicenda, nel senso mi piacerebbe molto fare qualcosa insieme a lei un giorno, e Gem naturalmente. No, insomma, cioè mi ha davvero colpito perché lo trovo molto, molto interessante, davvero molto bello, bene, però ci sono tante cose che uno non sa, al di là di tutto. Elisa True Crime la mia donna. No, ovviamente, Abby, ci credo che la tua donna. Super Godzilla! Oh mio Dio, è Godzilla! Ciao zio. Poi. Quindi qui si sono divertiti a far zuccare loro Magikarp alle ragazze? Un pochettino. Sì. Ah vabbè, qua siamo al limite. Aspettate un attimo, okay. Onyx.
Machamp perché? Ora la voglio... Allora, ho sentito di Machamp. Vabbè, Onyx non ha fatto nulla. È che insieme al qui citato Cloyster purtroppo ha fatto cose. Oggi ci saranno Pepo e Serena. No. C'è un'altra persona che non credo vi aspettiate, che nessuno di voi si aspetta, per la verità. Cloyster, perché ha la forma di un certo tipo, Onyx, perché ha la forma di un certo tipo, Vaporeon, insomma, in termini di relazioni tra Pokémon e uomini, dovete sapere che Vaporeon, Gardevoir, vabbè, Rule 34 e Lopanni, queste due Rule 34 ci deliziano con le loro follie. Sì, sono molto poche sass, assolutamente. Ma perché Machamp? Ma ha a che fare con il Teraleak o con nuove cose del Teraleak, per caso? No, perché sembra interessante. Quindi fatemi sapere. A proposito, mi fate una cortesia, voi che siete in live, adesso siamo attualmente 10, pochi ma veramente buoni, non ci si può lamentare. Fatemi una cortesia, va? Visto che così rendiamo un po' di pepe a questo live, un po' di pepe all'arrivo della persona in questione. Mandatemi tutto quello che avete in merito al Teraleak nuovo, comunque le nuove liccate, perché io le voglio andare a vedere tutte. Sera Lollino, come va? Ciao zio, come va? Avevo visto la chat, perdona un attimino. Ok. Ludotorn o Giovanni Pizzigoni? No, nessuno dei due. Non lo riuscite ad indovinare. Però le teorie buttatele, non ci sono problemi. Voi buttate teorie tranquillamente. Allora, intanto o potrei fare una ricerca io? No, lo so, aspetta. Andiamo a vedere. Allora, perché dico questa cosa? C'entrerà per caso qualche fandub? No. È proprio di un argomento completamente estraneo, ragazzi. Dovete sapere, infatti, che io le mie interviste le faccio a persone molto interessanti, spesso anche sconosciute, perché le trovo davvero una figa... È tornato il Fede, sei riabbonato! Grande! Bentornato, Broschi! Grande, grandissimo, bravissimo. A proposito, ragazzi, il server Discord che qui abbiamo Bastiani, insomma, lo sa, lo dobbiamo, lo stiamo sistemando. Io non ho mai un cavolo di tempo per riuscire a sistemare le ultime robe da fissare, ma sono sciocchezze, tuttavia, tranquilli. Comunque penso che Mineta, Brock e il maestro Tartaruga siano parenti. Ma perché? Per l'amore delle figliuole? Sì, forse. Su quell'aspetto sì, vabbè, allora siamo un po' tutti. Comunque, bro, voglio comprarti la giacca. Vogliono comprarti la giacca. Ah, grande Finn! Perfetto. Finnegan, cioè è entrato qua il grande Finn, ve lo ricordate? Lui è il ragazzo che ci ha deliziato con la sua presenza con alcune waifu di Hazbin, fantastiche. Insomma, io gli ho chiesto un favore. Una roba che mi volevo vendere. Se volete fare affari, dovete andare da lui, perché lui, appena ci siamo conosciuti un attimo, si è dimostrato davvero un grande affarista, una persona che che insomma ci sa fare con gli affari. Ecco, vi dico solo questo. Se vi interessa, non vi dico che faccio schifo, ma che insomma non ci sono tanto abituato a fare troppe compravendite, se non soltanto a livello di Pokémon. Io ho chiesto un favore, io ho un bellissimo cappotto Barberi, bellissimo. Allora, ho un bellissimo cappotto Barberi, se siete interessati, io ve la butto lì, insomma, ve la butto. Allora, io ho un bellissimo cappotto Barberi, beige, unisex, veramente, veramente fico. Allora, cosa devo fare io? Non mi sta, è troppo lungo. È bello, mi potrebbe piacere, però io addosso non mi ce lo vedo, ecco. Come sono tornato? Cioè, come mi è arrivato addosso questo coso? Neanche me lo ricordo, francamente. Forse l'ho comprato ad un outlet perché costava poco, insomma. Ma è davvero bello.
E insomma io voglio togliermelo, voglio però ovviamente avere un ritorno economico, perché sarebbero se no soldi buttati, a meno che nessuno di amici e simili l'ha mai voluto, quindi no, non ho voluto. Mi spiace Tizio Incognito, il mio nome è Tizio Incognito, no, non sarà Matti Burrito, ma voi rimanete lì. E insomma io cosa faccio? Vado da Finn e gli vado a dire: Finn, guarda, voglio metterlo su subito. Io non ci capisco molto di compravendita, ma io ho fiducia in te. Tu sei, cioè tu ti sei meritato la mia fiducia, che appena ci siamo conosciuti, giustamente, e conseguenzialmente, Broschi, vorrei che io ti faccio fare a te l'annuncio. Cioè, gli ho fatto fare l'annuncio e poi la spedizione me la vedrò io, non è un problema. Ed ecco, ragazzi, che sto avendo belle notizie. Mi sta dicendo che vogliono comprarmi la giacca. Fantastico. Quindi, come posso non essere più felice di così? Prendi una colla, 3 Pikachu. Indossa i 3 Pikachu uno sopra l'altro e metti la felpa. Ecco un totem felpato Pikachu. Oh mio Dio! Ma di che diavolo stiamo parlando? Vabbè, sì, insomma, questo. Scinno spoiler. Sì, vabbè, certo, ragazzi. Ve lo continuo a dire. La persona in questione sarà qui tra 10 minuti. Ho appena letto il suo messaggio. Io vi dico solo, ragazzi, questa live, tra poco, appena arriverà, non sarà una live solo in italiano. This is gonna be an English/Italian live, because I am going to interview someone who's not Italian. Sarà un'intervista inglese/italiano, perché questa persona non è italiana, vi dico questo. Però no, non è Matti Burrito. No. Ma non credo ci arriverete. Non penso ci arrivate. Non ci arrivate, ragazzi. Non ce la fate. Non lo conosco. Ma anche perché, fate conto, come forse vi avrò accennato prima, no, questa persona credo che nella cultura pop non sia molto conosciuta. Infatti mi dispiace molto che non lo sia, perché secondo me in generale vale molto di più, perché insomma non è dell'universo di qua. Però io la trovo una persona molto interessante, molto valida, che merita di essere conosciuta all'estero, quindi da noi estero, ecco. Quindi così che ho l'intervista a Mr. Beast. No, magari, ma anzi, altro che magari, con tutti i casini che ci ha avuto, io non me la sento. Oh, assign to the British. Oh God, why not? Of course. Did you get your tea today? No, ma comunque sì. È straniero, vi dico. Non vi dico. Ovviamente, allora, come funzionerà sto live stasera? Intanto io metto il cuoricino perché mi ha detto sì, 10 minuti arrivo. Come funzionerà? Domandine in inglese per questa persona, poi la traduzione in italiano, la sua risposta e niente. Ragazzi, però mi dovete fare troppo una cortesia. A questa persona allora, raga. Allora, fermi! Allora, mi è venuto adesso. Ho cercato in tutti i modi di convincere questa persona di guardare Hazbin, o comunque il mondo di Elluva, o comunque farla addentrare all'universo, il magico universo di Vizzy. Desidererei tanto, miei cari porcellini, che glielo cominciate a dire a ripetizione. Tizio, o Tizia, o Tizio, o Tizia, o Tizie, non lo so. Per favore, guarda Hazbin, guarda Elluva, guarda. Fatelo. Mi dovete fare sta cortesia. La dovete convincere questa persona. La dovete davvero convincere voi. Ovviamente io in live, ma sapete perché? Lo chiedo a voi. Perché non posso... sì, watch Hazbin Hotel. Esatto, sì, dovete scrivere proprio questo. Farò 1000 commenti a questo qui. Grande. Non ne sono in grado, mi dispiace. Chi ci vuole basta scrivere una cosa in chat, santo Dio, come stai scrivendo questo? Vabbè, voglio dire sì. Va bene scrivere anche watch Hazbin Hotel and Elluva, bla bla bla. Insomma, fate hobbies a questa persona. Insomma,
dovrete spalmargliela a questa persona, cioè la dobbiamo indirizzare verso la retta via, diciamo così, su questo aspetto. Bene, quindi mi fido di voi. Siamo 18, ciao raga. Allora, poi io vi stavo chiedendo, nel frattempo che aspettiamo questa persona, mi date cortesemente, scusate la pronuncia, Dolphin, hai studiato dizione, potreste cortesemente darmi qualche altra roba inerente ai leak, che così io gli do un'occhiatina qui insieme a voi? Cavolo? Magari? Oh, un attimino, intanto io cerco. Teraleak. Tutto il Teraleak. E qua ci sono dei video di persone, addirittura. Leggende ZA. C'è un gioco che ha una cosa. Ormai leggendario Teraleak di Pokémon mostra il progetto per un gioco multiplayer online dedicato alle battaglie. Questo l'avevamo visto l'altra volta. Ma L'Alfan, se vuoi ti ho mandato in privato qualcosa del Teraleak. Oh zio, grazie, magari. Però spero non siano cose che abbiamo già visto l'altra volta, ok? Non per qualcosa, semplicemente per una questione di praticità. Non voglio che poi, capisci, vedere delle cose che già ho visto, insomma. Nulla di che. Allora, andiamo a vedere. Intanto leggo qualche commento già che ci sono. Ma chi ha scritto Skibidi? Ehi, chi ha scritto Skibidi qui? Macron miau Skibidi leao. Ah, questo allora te lo faccio. Ok. Finnegan dice: cosa ne pensi della mia. Intanto ti metto qua. Cosa ne pensi della mia sfida con Alex? Fizzarolli vs Fizzarolli. Pensi che riuscirò a superarti durante il doppiaggio di Cacchio! Minchia! No, sto scherzando, comunque volevo fare un pochettino tutta la parte. No, non mi sono offeso, sto scherzando. No, perché il più che altro la risposta è no. No. Pepone non vuole cambiarmi come Moxie per una ragione. Io sono troppo perfetto per quel ruolo, signore. No, comunque, sì, nel senso. Sì. No, vabbè, ma cazzate a parte. Allora, sì, io ci sono assolutamente. No, ma però sono curioso. Sono veramente curioso di come lo faresti. Poi vediamo quando. Allora, quello di Fizzarolli, tu e Fizzarolli, è stato, è stato molto divertente, devo dire. Quello mi è piaciuto un sacco, a voglia. No, ma comunque, ragazzi, ho capito che sto scherzando, a voglia, ma ci mancherebbe altro. È divertente, bello. Anzi, riuscirò a superarti durante il doppiaggio di Moi. Allora, dovete sapere che noi attori siamo delle grandi prime donne. Non è il mio caso, però vi dico solo che nell'ambiente degli attori, doppiatori, insomma i teatranti, per così dire, siamo molto prime donne. State attenti a fare queste affermazioni e asserzioni. Non tu, Finn, ci mancherebbe altre voglie, anzi. Hello, salve Lolfan. Ciao El. Comunque, allora, per quanto riguarda il Teraleak, allora andiamo un attimino a vedere. Qui andiamo a vedere. Intanto video, cose. Pokémon Leak, The Game Freak Pokémon Leak Part 1. Ecco, sei stato veramente carinissimo, Tizio Incognito, però ovviamente è un intero video, come diavolo faccio a guardare? Allora, io me lo potrei guardare anche tutto per i fattacci miei, giusto? Oppure lo reactiamo assieme? Mentre aspettiamo la persona? Tanto però devo leggere questo commento di IZVB. Tesoro, c'è qualcuno che ti sta cercando. Come si chiama, mamma? Dice di chiamarsi Mox. Oddio. Bulbasaur Fries, French Skibidi Polish. Bella, Carminio. Lolfan, visto che l'ospite misterioso è americano,
non è detto sia american, quindi cioè è straniero, questo è sicuro, ormai ve l'ho detto. Potete doppiare in originale. Non è una doppia ecco, non doppia. V'ho detto già prima che non ha niente a che fare col nostro magico mondo, è per questo che lo dobbiamo introdurre e istruire. Qualche scena di Hazbin Hotel e l'Uva Boss poi lo chiederò all'ospite anche in inglese. Va bene, tu gli puoi chiedere quello che diavolo ti pare e piace, però non ha studiato quello è sicuro. Fa tutt'altro e vi giuro ragazzi, questa persona voi non ve lo immaginate neanche che cos'è. È troppo bravo. Ma allora, altro che Teralic, che però sono un po'... Sapete che vi dico? Ma sti gran cavoli! Ma mettiamo il link che ci ha passato gentilmente Tizio Incognito e ci guardiamo questo video, eh? Va bene? Avanti, dai, e basta. Perché così in realtà l'intervista del principe Carlo. Dai, vabbè, ve lo dico chi è. È P. Diddy. Sì, ve l'ho detto. È P. Diddy, raga. Io lo sapevo che non ci avreste creduto. È P. Diddy. Stasera intervisterò P. Diddy dal carcere. Già, Puff Daddy verrà da me. Sì. Prima, Itz avevi scritto, sì, dal carcere, sì, proprio da lì, ovvio. No, niente, io e P. Diddy siamo molto amici, sapete, io insieme ad Alberto Genovese andavamo, perché, parentesi, si sa che Alberto Genovese andava alle feste di P. Diddy insieme anche a Daniele Leali e a Flavio Briatore, l'imprenditore, no? Io andavo da P. Diddy a fare le serate, soprattutto io ero uno dei suoi ai White Party, ragazzi, mamma mia, ma ci divertivamo. Io però molti di voi non hanno neanche 18 anni, ecco come ve le dico certe cose, ma e poi ho ricordi vaghi, insomma, quindi sì, a voglia. Ma ai suoi party di Hits, ai suoi party, ma io vivevo a casa sua, ma io ero lui mi adorava, ma lui diceva: "Tu sei sprecato, cacchio, tu dovresti andare a Hollywood. Che diavolo ci fai, in Italia? Ma che schifo, bla bla bla". E io glielo dicevo: no, ho una passione, ho un amore ed è il doppiaggio italiano". Sì, e lui: okay, e allora vai amico mio". Sì, era davvero molto bravo con le donne, davvero. Diciamo che ci sapeva fare con le donne. Mh-mh. Sì, più che altro mi dava buoni consigli ed era molto gentile. Sì. Quindi P. Diddy verrà intervistato, stasera, non lo so, forse stasera un po' stanco, forse un'altra volta, non lo so. Preparati che l'Olfan ti smonta o come che vedete e io dovrei ribadire: "Non è che ti supero con Mox, l'ho già fatto". Mai. Però compa, io però tra poco lo faccio anche con Crimson senza la P, Crimson, capito? Baruzzo, vero, un Baruzzo. Alla catanese, giusto, un bare. Quanto olio Johnson ti ha venduto? Guarda, mi serviva, gli ho detto: "Guarda, mi serve per come olio dei capelli, me lo potresti dare?" "Certo, ti regalo 1000 bottiglie." Purtroppo ancora le sto aspettando 'ste 1000 bottiglie, non so che fine abbiano fatto, boh. Quindi sì, ho saputo dell'olio Johnson, ma boh, aspetto le mie 1000 bottiglie. Ma davvero? No, qui la notizia dice che 1000 bottiglie di olio Johnson sono state ritrovate dentro casa di P. Diddy. Mi stava aspettando P. Diddy! Mi stava aspettando! Ma allora non si è mai dimenticato di me! Erano le mie bottiglie! Ma cose da pazzi, ma come ho potuto? Gioia mia, gioia. Ma also, puoi guardare al volo Prozap? Sì. Neno! Fede mi ha fatto vedere una roba. Mamma mia, fantastico. Reaction. Ora che ci penso, andrei a Lucca Comics, non quest'anno. Sto pianificando di andare mese prossimo alla Games Week, in quanto la mia agency, perché lo sapete, io sono in una agency ed è la Insane Management, quella dove ci sono anche altri famosi,
praticamente sarà lì e conseguenzialmente ho pensato di andarci. Probabilmente ci sarà anche Blackout Full, non lo so. Tuttavia, Lolfan, ho il Funko di Charmander, per il peluche di Rayquaza è tuo. No, il peluche di Rayquaza dov'è? Ah no, l'ho sceso giù per... Ah no, è qui. Aspetta. Eccolo qui. No, è troppo bello, ragazzi, no. Non lo voglio toccato. Cioè, questo è un ricordo. L'ho comprato ad una fiera del fumetto diversi anni fa. Era Lucca. No, non mi ricordo nemmeno. Boh. L'Alfan, dalle indiscrezioni mi hanno riferito che oltre a PD intervisterai Travis Scott e insieme canterete Faye. No, non è che cantiamo Fane, direttamente cantiamo Nulla ti tante non tiene più niente, e ovviamente è dedicata a lui, capito? E nubi di non tiene più niente. Quindi questo, quanto silly quel peluche, sì ragazzi, cioè guardate che bello sto peluche, proprio c'ha la faccia da idiota, proprio da idiota. È bellissimo, a me sto Rayquaza piace un sacco, non ci posso fare niente. Oh, sta bene. Allora, stavamo dicendo, sì, non perdiamo ciancio alle bande. Spero davvero che comunque il mi o la mi amic arrivi presto, perché mi farebbe piacere. Mi manco. Non ci vediamo da tanto tempo. Siamo amici, oltretutto. Allora, facciamo sta reaction, va? Che cacchio. Questi colpi di gola non li dovrei fare, mi devo preservare la voce, io sono un doppiatore, non sono... Allora, andiamo a vedere. Pokémon League, parte 1. Intanto devo fare condivisione schermo. Ok. Andremo a guardare il video dello youtuber Tiranitartube, che mi è stato consigliato, quindi credits sono tutti quanti suoi. Sì, allora, Tiranitartube, ok, ha iniziato a parlare. Va bene, allora guardiamolo. Ma io ve l'ho detto, ragazzi, voi quello che mi passate, io lo guardo. Cioè, ma assolutamente sì, lo sapete che come funziona così. Andate tranquilli. Allora, diciamo, ok, condividi schermo. The Game Freak Pokémon Leak, condividi. Ok. Si dovrebbe vedere più o meno bene, a posto. Ovviamente quando... Oh, ragazzi, appena arriva comunque la persona in questione, o unicorno, o satiro, o delfino che sia, io interrompo, ci mancherebbe altro. Beh, ragazzi, che dire... 3, 2, 1, buona visione. Ma questa però è parte 1. Non so se abbiamo già visto qualcosa. Quindi io, sapete che vi dico? Facciamo direttamente parte 2. Che cos'è quello? Oddio. Ok, io credo che andrò direttamente alla parte 2, va bene? Andiamo alla parte 2. 3, 2, 1, buona visione. One of the coolest things teased to me. New beta Pokemon. And then freaking left. This is gonna slowly lead. Raga, ma avete visto? Questo doveva essere un... Non l'ho visto. Allora... Ma come? Ma non capisco. Ma ok, Rotom l'abbiamo visto l'altra volta, ma ce ne sono altri? Boh. This is gonna slowly lead to lore. I'm telling you, I don't know what's in this leak, but this is crazy. So starting off, we got a Honchkrow, which looks so much more così wise. Troppo So bello, it has ragazzi. È veramente bello così, con i baffetti. È È bello l'originale, cioè il nostro originale, però anche così a... Andiamo avanti. Shaymin forma... Shaymin. I'm a little confused what it is. Next up we have... Okay, that's freaking really pixelated. Shaman? Which form is this? I almost imagine non è forma terra? the Graysidia form, where they never had that sky form planned, and it was just meant to be a simple form change. It does seem like more is going on here, like it has more spikes coming out, like it's more of a thorny shaman. But man, the sky form is way better than this. So 2 tame ones, what's next?
È figo sto Liquitung, raga. Comunque questo Licky Licky, secondo me questa versione di Licky Licky, You know what he look sì, like? no, He lu look lui like one ci of those ride, Hubba ma Bubba a me gum. piace fermo. A me piace un sacco questa versione, cioè un po' più aggressivo, più particolare. Ce l'avrei visto tipo come lo stadio finale di Liquitung, Licky Licky e questo. Ce l'avrei visto. Non so perché. Allora, da un certo punto di vista ce lo vedo come attaccante fisico, probabilmente, ma è più un attaccante speciale, boh. Non so perché però, quindi sì, andiamo avanti. I Rotom. Ma ragazzi, ma hanno liccato anche la quinta gen, non sto capendo. Forse allora devo andare So indietro. I've been goofing off the last few days, and I finally get back. Allora, scusate se sono tornato indietro e non ho commentato quello che è successo. Allora, quello che ho guardato era il secondo episodio di questo youtuber che trovate qui, Tiranitartube. Tiranitartube sembra, che mi è stato gentilmente passato del mio nome Tizio Incognito, comunque l'iscrizione te la meriti a prescindere, ci sta proponendo tutti i leak che sono stati fatti. Perché ho messo il secondo episodio? Perché credevo che avesse già parlato di leak che avevamo già visto nella scorsa live, ma ora mi sto rendendo conto, tuttavia, che ci sono altri Pokémon che non sono solo quelli di terza generazione che mi hanno fatto veramente impazzire. Ho deciso di fare la live alla cieca per una ragione. Ma qui addirittura ci sono quelli di quinta. C'era Honchcrow, c'era anche c'erano i Rotom, santo Iddio. Ciao Lolla, ti seguivo quando facevi Starter Squad, non sapevo sei tornato a fare video. Ciao caro, no, torno da un bel po' di tempo, hai voglia, no, ma io non ho mai smesso di fare video, continuerò a farli. Sei il benvenuto in live, rimani pure, divertiti. Sì, sto rispondendo a lui, a Ready Reset. Divertiti, stai pure in live. Preparati perché lo zio Lolfan ha fatto un sacco di video, fateli riprendere tutti. Oltretutto, ad Halloween, scusa, usciranno una caterva di video. La quarta, scusami Carmine, lapsus, mi sono sbagliato, la quarta, sì, appunto la quarta. No, ma infatti mi aveva fatto impazzire sta cosa, che io pensavo prima fosse la terza, l'unica che è stata liccata, e dicevo, bene, ma anche la quarta? Ok, cacchio! Fantastico. Sì, no, è un lapsus, errore mio. That is unbelievable. Are Andiamo, currently leaking continuiamo along a with few guardare. details. You mean I'm doing jumping jacks on the beach as this crap's happening? Bla bla bla. Io sto tirando avanti, sto nel frattempo, A new multiplayer Pokemon game developed by Game Freak. Certo, Ready, ma non mi posso lamentare. Gaia, Gli ultimi codename video of mi hanno Gen fatto un 10. sacco di views. Gli short soprattutto mi Show hanno the extended fatto clip fare un from the video I sacco uploaded di views, last. tipo Who the frick allowed 100.000. this crap to leak? Unless it Pensa che comes anche from sto the facendo right anche animazioni tutte mie. Game Freak members that have no life but to dedicate their life working on a Questo è il game 4 and ottobre, ok? E qua ci siamo. for Gaia. ounce. So is ZA not? If it's not, Che senso? Sparkled Soul Silver in black and white too. Sta succedendo? Beta content is unbelievable. That it's gonna tell us stuff about the lore that we never got answers to. Game Freak Giggly confirms Ounce is the code name of Switch 2. Pokemon Gaia, or I guess just Gaia, is being developed. Ma allora, by ragazzi, Ounce. fino a qui abbiamo visto, cioè fino a qui questo questo leak che abbiamo visto l'altra volta, ma a me sembra che questo l'abbiamo già visto, quindi ok. So is ZA not? If it's not, where the frick are the trailers? So Gaia being the code name, Gaia Gaia is just Earth. The per code names don't Ons. mean too much. I Che mean, what? sarebbe ok. Beluga for Let's Go, which clearly one doesn't have to do anything with the other. Cosa vuol dire? Hayabusa for Legends Arceus, which is some bird. I guess you could think of older times. And then Titan for Scarlet and Violet, which at least Guarda kinda Godzilla, ne relevant. so quanto te, davvero. What could you Ne get so from Gaia? Well, sinceramente let's see what the quanto te. comments Sto say. osservando The questo freaking live, Nintendo Ounce, man. You questo dumb video in frick. live. Unless it's actually called that, then I'm effed. Next post. Guys, this is all confirmed info. This is not a rumor. The files include source code and beta builds. It really is happening. Brace yourselves, more is More coming. is coming, mamma So the mia. proof pudding is that
you can't fake having the source code for something like that, which would make this real. Pokemon Confermatemi codename se riuscite Gaia a has 2 sentire versions. questo video, Why are we ragazzi. talking about Gen 10? It's kind of like what Ku was saying. Remember when Ku said, don't make me say these out of my mouth. Remember when Ku was saying that Legends is not a big deal? The codename has 2 versions, version K and version N. Shut up with your common question of the Ora day. devono cambiare Well, tutte le K and N don't really get us informazioni. anywhere. Though Japan has a lot of Sì, fun tutte queste basing informazioni sono titles capelate off dall'azienda. English, Sì, right? sì, It's sì, not called proprio così. Pokemon Sì, sì, Black and proprio, White proprio as così, said ragazzi. in Japanese. It's like Buraku. These mans really like English. Pokemon Night and Pokemon Ninja? No shot. What is it though? This man has just made a bunch of crazy Japanese words. Chissà se ha a che Pokemon fare con knowledge, quello. and what's the opposite of knowledge? Natural. Kaze and Nami, that's a good one. So wind and then water waves. And even though it's Japanese, those are pretty simple words. If Ma ce ne claims sono... that Pokemon Gen 10 will be for both Switch 1 and Switch E 2, questo okay, this would l'abbiamo be a detto, good quindi move. io meno Just male like non when the mi devo PS5 comprare came out, un'altra still Switch make dove games non for the c'ho PS4 as voglia. well. So I'm still waiting for the proof. Speriamo che I'm still funzioni. waiting to see some hard goals. Possiamo They're at least confermare che testing lì it on chiudono Switch le 1. versioni di Switch 1, Whether versione they will ok. end up releasing it, we'll have to see. Bro, you just said this already. I Commento in believe lettura. separate versions. That's a good idea as well. Zitto, That's how they aspetta. did Mystery. Fermo! Allora, commento in lettura di Graied09. Carmino, se non sbaglio avevo letto da qualche parte Pokémon Gaia. Con la parola Gaia mi ha fatto ricordare una miniatura. Ora non so se era mainstream. A mainstream. Dovrebbe essere collegato alla natura, quindi penso che la 10, la 10ª gen sarà tipo tutta naturale, magari un'isola selvaggia. Ma in realtà le gen, se ci fate caso ragazzi, qua devo un attimo dissentire un po', i Pokémon che ne escono fuori si discostano molto dal luogo in cui provengono. Per esempio, abbiamo un samurai, cioè abbiamo King Gambit, no, Bisharp, sì, che è un samurai se non sbaglio, in Francia. Oppure abbiamo Pokémon delle nevi ad Alola, cioè abbiamo le forme Alola. Capito cosa intendo dire? Cioè, quindi mi sembra un po' forzato. Alcuni non c'entrano nulla proprio con quello di cui si sta parlando, ok? Dungeon, right? Red was on the Game Boy, Blue was on the DS. Cos'è questo? Cos'è? On the 2 systems like that. They showed it worked for Mystery Dungeon. They should just totally do that. Oh, Heart Gold and Soul Silver scrapped music. Dio! Ah! Una soundtrack! Una soundtrack! Cosa sto vedendo? Well, it sounds like some kind of credit music or a peaceful town, but also sounds like surfing Una music. soundtrack, raga. Una soundtrack scartata di Heart Gold e Soul Silver. Risentiamo subito. E già così mi dà troppo le vibes di Super Mario 64. Well, it sounds like some kind of credit music or a peaceful town, but also sounds like surfing music. Molto carino. Or a safari zone. Let's see what people say. Very good, beautiful, good. On repeat. You're the same person. Who the hell is this? The freaking internet is fake. How does everyone have the exact same response? The beginning almost makes it sound like a type of dive music. The beginning almost makes it sound like a type of dive music. The beginning, they're totally different accounts. And then sometimes alternate wording. Tutti che rispondono. In pratica qui è bello perché rispondono tutti. Oh, ragazzi, ritengo che sia arrivato il momento di interrompere la condivisione. Perché sapete che non era questa la ragione della live. Siamo arrivati a quel momento della live. Intervista. È arrivata l'intervista. È arrivato l'ospite. È arrivato
è l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, che si apre. Dentro c'è un ninnolino o forse un pecorino, adesso guardo, adesso guardo. Vabbè, anche Dario Moccia si è un po' infastidito di questa canzoncina, però pensavo, dai, gliela butto anch'io perché... Bene, credo proprio che darò il link di invito all'ospite. Perfetto, un attimino. Il tempo che entra questa personcina. Ok, scusate un secondo che rispondo. Perfetto. Io ragazzi davvero vi ripeto che voi non avete la minima idea della persona che sta per arrivare. Non avete davvero idea. È una persona che non conoscete, secondo me. Ma per forza che non la conoscete. Ha voglia che non la conoscete. Per niente la conoscete sta persona. E io ve la voglio presentare. Ecco qui. Bene. Lanciato. Dobbiamo solo aspettare che si unisca con noi. Che venga qui con noi. Tutto qui. Allora, bene. Dovete prendere il traduttore di inglese a quanto pare, perché no, in realtà qua ci sarò io, voi non preoccupatevi. Ok. Sono molto contento del fatto che stia venendo qui in live. Quale onore, quanto troppo. Ma puoi fare ciò dal Discord? Ma sto preferendo utilizzare StreamYard. So che posso farlo con Discord, ma al momento è la maniera più facile per entrambi, perché per ora non ha Discord con sé, capito? Quindi, cioè non ce l'ha. Quindi io aspetto. Aspetta. What are you doing now? My people are waiting for you right now. Come on. Ok, gliel'ho anche detto. Cosa stai facendo? La gente la mia gente ti sta aspettando. Andiamo, su via. Allora, mamma mia, sono veramente molto eccitato dall'idea che stia venendo qui. Dai. Bene, dice che è pronto, quindi questa è la persona è pronta, quindi niente, dobbiamo soltanto aspettare. Beh, cari ragazzi, nel frattempo è l'ora della barzelletta. Dovete sapere che c'ero io, Pepone e Doppia Alex su un aereo. In questo aereo c'eravamo noi tre, più anche il pilota. Praticamente abbiamo avuto un problema. Questo aereo precipita. Stiamo precipitando! E ovviamente ci spaventiamo tutti. Cosa facciamo? Arrivo io per primo. Ragazzi, dobbiamo buttarci giù. Dobbiamo salvarci tutti. L'Olfan, ma sei sicuro? Certo! Che volete, morire deficienti? In effetti. Allora, YouTube ha bisogno di l'Olfan. Io sono troppo importante. E quindi questo me lo prendo io. In effetti lì c'erano alcuni zaini, paracadute, ecco, i paracadute. E prendo uno di questi paracadute. Prende e me ne vado di sotto. Mi butto. Arriva Pepone. Era Alex. Ah, giusto. No, Pepone, scusate. No, Pepone no. Arriva Alex e dice: no, ragazzi, io porto Radio Alastor. Scusate, io devo assolutamente essere vivo e vegeto, quindi sì, devo per forza vivere io. Benissimo. Si prende un altro bagaglio e si butta di sotto. Arriva Pepone. Ragazzi, io insomma, dai, lo sapete, lo sapete, quindi dai, prende e si butta di sotto. A un certo punto il pilota era lì e insieme a lui c'era il copilota. Si guardano. No, copilota, vai tu sei giovane, hai tutta la vita davanti.
Ma signore, ma sta scherzando? Perché? Guardi che ci possiamo salvare tutti e due. Ah, perché? Perché quello più intelligente di tutti non si è portato nessun paracadute. Beh, detta questa barzelletta, ragazzi, it is my honor and pleasure tonight to introduce you in my life a person which is not only a very special person toward me, but it's above all a very important person for her work, for what she does, and for her job in particular. Signori, è con grande onore che io desidero porre l'attenzione e l'intervista verso Melanistic. Beh, ragazzi, Hola, amores. allora, ciao cara. Lei non parla l'italiano, she doesn't speak Italian. Quindi io sarò... Allora, chi è intanto Mel? Mel è una DJ vera, una DJ proveniente dal Belgio e che attualmente lavora ad Ibiza. Ed è fantastica, è meravigliosa, nonché anche una persona sublime. Mel, please, sir, it's your time, and why don't you introduce yourself right now to my guests in here? Why don't you? Hi. Hi, everyone. Hi, Giuseppe. Hope you're well. Nice to have me. I Thank you am. for having me. Yeah, I am Mel. I am playing for 20 years in the music. I am 2 years more professional, engaged, and traveling around with the music. I play in Ibiza, Belgium, London, UK, Mexico, and Holland. I'm working on my own track since 1 year, and I am preparing to bring a nice storyline to the people, so we can give the people vibrations they actually now miss in life because they are too occupied with working in the system. Fuck the That's system. all. Yes, all the people work in the system, and I think we need to relax a bit, and the people need to come back to what humanity is, and that's not everyday working until you lay In down your head. theory, yes, I absolutely agree with you. But in pratica, ragazzi, Mel ha detto che lavora, e lei proviene dal Belgio, ma lavora anche di Ibiza, a Londra, negli UK, e ha lavorato recentemente anche in Messico, e con la sua musica che produce da oltre 20 anni, vuole dare, mostrare come l'energia della musica stessa possa portare vibrazioni positive verso chiunque, ed è vero, perché vuole dare un messaggio nei confronti della stessa musica che un po' viene bistrattata. What is the typology of music do you play? Cioè, qual è il tipo di musica che tu produci? What's the type of... It's techno, isn't it? What I play, my favorite is techno. My favorite is techno, but I do adjust to the crowd I get on the parties in front of me. So if they book me for techno, I will play only techno. But if they book me and I need to check the crowd, I see on the age, I check how old the most people are, and I go in their timeline when they were out and about and partying and not too responsible and in their crazy open life. I go to that music for them. So I always adjust to the people. Brava. I play all house, all techno. Capito, ragazzi? Cioè, in pratica lei suona in particolar modo techno, ma comunque a seconda di chi la fa suonare, in pratica. Lei comunque il suo genere preferito è la techno. Ora le vorrei chiedere anche questa domanda. Io vorrei chiedere a Mel quanto secondo lei la techno è forse la musica più sottovalutata che ci sia. Dear, I have a question. First of all, I want to tell you one thing, that I don't know if you can read the comments. No. Can you catch? No, you can't even understand the fact that many people are telling you, who are you? What's your name? Blah, 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 blah. Very many people are here. Yes, I swear to God. For example, they're even asking me your social medias, but okay, well, later. I wanted to ask you anyway one question there. We have one thing in common, and it is,
how do you think that, according to the techno music, this genre is quite misunderstood by the majority of the people? Cioè, quanto sei d'accordo sul fatto che la techno non è compresa dalla maggioranza della gente? How much do you relate with this statement? I think it depends in what country you grow up. I really think it depends on the vibration of the country you grew up with. Like Belgium is a quite country to go inside. Holland, they are more open a bit. Germany is a bit of both. So it's very accepted in those countries, the techno. But then if you come to Ibiza and you play hard techno, a lot of people run away because they actually vibrate on another vibration, on a lighter vibration. So I really For think example, it has to do Sunwave, right? with the Sunwave. lens, with where you grew up, with the mentality of the people, with the love, or with the love that's not shared, or with the love that's shared, with the unity, with I think it has a lot to do with that. Right, I agree. Cioè, in pratica, ragazzi, ha detto che in order to expand the statement, tell me one thing. Do you believe Italians are quite into techno music, or are they instead much more interested in other genders? What do you I think think about that? For your own Italia is experience, of more course. Italia is more tech house, I think. Tech They like house. more the tech house, the drier beats, the mashups, maybe even in the tech house. But I think Italia, is more tech housey. If you then go to UK, London is more like the hip hop house, the bass house, all that. Hip If hop, you go è to vero. Belgium, Holland, and Berlin, Germany, it's more techno. If you go to Ibiza, Venezuela, and Mexico, it's more the Afro house, the jungle house. It really has to do with the vibration of the music and the vibration we grew up with the sounds we heard when we grew up. Because that prints our brain already a little Notte bit. Carminio. See, Yes, that's yes. what I think. Absolutely, no, no. In pratica ha detto che gli italiani sono molto più per la techno house, ed è effettivamente vero, anche per mia esperienza. Poi dice anche che gli inglesi sono invece più per esempio la hip hop house e altri generi. Invece in Spagna, in Ibiza in particolare, le persone sono più per robe un po' più chill, non so se mi sto spiegando, Minimal quindi deep tech, afro. minimal, exactly. Minimal deep tech, afro, jungle house, all that. Yeah. Infatti io ricordo che ad Ibiza tutti quanti erano molto più tranquilli e chill proprio per questo aspetto, perché è proprio un genere. And it's quite a weird situation. I think it's quite a legit question when I tell you, since there are no real Ibizian lefts, true Ibizian left in Ibiza, and the majority of the people who come from Ibiza are basically all vacationers. Why the hell does right? But the fact is, no. But the question is, why don't these vacationers? Why are they? They're more into the vibration of Ibiza or the Ibizian style, let's say, despite the fact, for example, they come from Italy, and so for what I think is an Italian person. As you said, would like to listen to much more techno house. A British instead would listen to more hip hop house and stuff like that. You know what I mean, right? So why in Ibiza there's a different people coming from these countries instead are much more related to this. That's what I am. What's your opinion about that? It's something we have to discuss. In pratica, per chi non avesse capito, ho detto, ok, tu dici che gli inglesi, gli italiani, ognuno ha il proprio genere, però per quale ragione allora quando vengono ad Ibiza vengono ad Ibiza per ascoltare questa musica? So what's your opinion about that? I think Ibiza these days is quite open to all styles, because they even have an event here of techno that Berlin DJs come here to play. Ibiza meets Berlin, and not a lot of techno was findable the last years, but this year it's changing.
So I think that actually this island is an island to transform and to learn and to get to know yourself and your values and your boundaries and your future. Where do you want to go? I think a lot of people that lived in Ibiza since they are kids, they need to leave because of Mhm. finance, because they work normal jobs and they cannot pay it. They cannot pay for Ibiza anymore with a normal job. A normal job pays 1,300 euro. Your rent is 1,300 euro. Where do they get their food from? So they leave They the island. they are Yeah, it is enslaved. like My this. God, they are enslaved. Oh God. It is like this. It's like they get And enslaved. yeah, it is like this. And a lot of people come from all over the world here, but a lot of people don't stay here for life. They come, they see, they learn, they leave. It's a Ha transformative senso. island. It's named Scorpio Transformative Island, even. Ha senso, this makes sense. Cioè, in pratica quello che ha detto Mele, il fatto è che quando una persona viene, generalmente lo fa soltanto per un periodo di tempo. Chi vive qui sono soprattutto persone che hanno comunque interesse a viverci al 100%, ma tuttavia queste stesse persone non hanno le possibilità economiche di poterci stare, perché ragazzi, diciamocelo un attimo, per quando io andai ad Ibiza, anch'io stesso mi sono reso conto di una cosa, che lì ti trattano come, come se fossi schiavo. Cioè 1000 e nemmeno tot al mese, euro al mese, cioè una roba veramente da pazzi, una cosa pazzesca. Another question, farò anche questa domanda: qual è secondo lei il futuro del suo mestiere? What is the future of your job? Not your job in particular, but in general, of the techno music, of the DJ world, because we are so used to the to the same DJs, the more known, for example, Carl Cox or The biggest names. David Guetta, yes, exactly, or David Guetta and stuff. Why the hell are they still up, but we are not used to listen to new ones? For example, they are so difficult to listen to, if not through new platforms like Spotify. Cioè, se non fosse per alcune piattaforme tipo Spotify, sarebbe molto difficile per certuni riuscire ad emergere. E infatti si sentono sempre le solite voci, diciamo così, come i soliti suoni, come per esempio sono un Carl Cox oppure David Guetta e Bob Sinclair. It's your time. Yes. What do you think about this? I think these big names, they came up in a timeline where not everybody wanted to be a DJ or thought they are a DJ. This makes sense. Now Un periodo in it's cui an nessuno voleva farlo. oversaturated market. The marketing needs to be on point. If they don't do the marketing well, even if you're a bigger talent than Carol Cox or a bigger talent than, if you don't make your own label, your own tracks, your own events, your own full platform, they will not invite you. If you create this platform with good music and you catch the people like they did in their time, they will invite you because they want a piece of that cake of what you are creating. So I think a lot of the DJs think, oh, I can DJ. Why don't they invite me? Because you don't work enough for it, baby. You need to have your own records. You need to do your marketing. You need to do promo stunts. You need to organize your own parties, your own events with the team. You need to work on the whole platform. Like a DJ is not only a DJ. We need a digital marketeer. We need sponsors. We need event organizers. We need managers. We need bookings agents. We need so many more things than only being able to play a record. And a lot of the DJs do not know that. They think, I can play, I go to Ibiza, I'm going to break through. No, you're not, baby, because there are so many talents. You cannot listen to them or you don't find them because the market is so oversaturated. Like an example, the top 100 lists. The top 100 list of DJs, number 1, 2, 3, Dimitri Vegas and like Mike. What else did I see? And then you see Art Butlower. You see very, very, very good constructive instrumental people. And they are not in the top 10. Charlotte Witt is number 18. I'm like, what? Sorry, Charlotte Witt is the Bob. She has great music. It's not true. This list is also pure on marketing because people make the vote, but half of the people who vote don't even know the music of these DJs. Yes, but every list is made for marketing. Cioè, ora dopo vi traduciamo. Every list is made for marketing. We must say that. Everyone.
Yeah, it's social media, and the better you do your marketing, like Dimitri Vegas and like Mike, if it didn't do good marketing, it would not work. It worked because of Obviously. the marketing. Nervo works because of the marketing. It's not because that record is also good. No, it's because a lot of people recognize the vibration or a text they use in their record, and the marketing on this record is one super high. So you need to put a Obviously. lot of effort and time in it to become known, to get in it. In pratica cosa abbiamo detto? Che il fatto è che io avevo posto una domanda molto giusta, che era quella, non per vantarmi, che era quella del fatto che quando, cioè, com'è possibile che molti, per esempio, siano sempre sconosciuti, ma rimangano sempre i nomi? Allora, in pratica Mel dice una cosa molto intelligente. Tutto riguarda, intanto, prima di tutto, se sei un giovane bravo e verrai notato, qualcuno vorrà prenderti un pezzo di torta e quindi vorrà mangiarti di sopra. Si chiamano le grandi records. Poi anche bisogna considerare che quando questo genere di persone viene, come dire, che viene considerato maggiormente, ecco, soprattutto quando sei bravo, poi verrai messo in una lista in particolare, più in alto, che ti permetterà di essere sempre visto, e quindi conseguenzialmente questo riguarda non tanto la qualità di quello che fai, ma la quantità di robe che vendi, la quantità di cose che di pubblico che riesci a portare a te. Insomma, è un classico, secondo me, un po' di tutti gli aspetti. We have a question. Ground Mr. X asks, I believe that, as in every gender, it depends on the public, on the customer. Who really is interested knows what to look for. In fact, what do you think with this statement? I think if you are a DJ and you adjust to the clients, you will do very well. There are a lot of DJs who prepare their mix for the evening and they play that mix even if it's not working. They play the whole set like that they prepared for. This is not how it will work. You need to read the clients. If I start with techno and it's not working, I go to melodic techno, I go to melodic house, I go to all the styles until I see the people start to vibrate. And then also with your speed, with your BPM, you need to find their Right. speed, you need to find their rhythm of that evening. And if you find that, you are a really good DJ. If you can turn the atmosphere of the people with adjusting your set and your style and to your clients, you are a really good DJ. È abbastanza ovvio quello che ha detto, cioè in pratica dice che alla fine comunque sì, è vero, chi è interessato viene, poi vabbè sta anche in generale al DJ, cioè viene a sentirti suonare perché se sei interessato, però dal vivo se il DJ si rende conto che comunque tu non sei tanto bravo, non stai vibrando bene con questa musica magari perché non ti piace, lui si rende conto comunque della situazione e poi va ad adeguarsi, una cosa del genere, cioè si adeguerà poi di conseguenza, quindi quello poi è ovvio. But tell me one thing, dear. There is another question in the meanwhile. Il mio nome è Tizio Incognito. Have you ever watched The Simpsons, dear? Yes, you did. Yes, you did. God, I did. Oh God! There's that's why on my viewer whose name is in Italian is Tizio Incognito, but it's Mr. Incognitus. Do you remember the scene where Homer was kicked out from Moe's bar? Here comes another guy who looks identically at Homer, but he had a pair of mustache and a hat and a dress. Oh, good morning, good sir. Yes, I do know that. that. Do you remember that scene? Yeah. Right. This guy's name account here is my name is Mr. Incognito, and even his watermark is that. And here we have an interesting question, a very, very important question. So, first of all, hi, I don't know you, but you seem very nice. Second of all, since you are a music expert, I have something very important to ask you. Have you ever watched Asbin Hotel and Eluva Boss? No, I never actually watched that, but I told you very many times to watch that stuff, please. I told you. I also want to say
I don't see myself as an expert. You I are see an expert, myself fuck as you. someone who No, knows you where to are. go to, but an expert, Sarah, you I'm are. not Of there course yet. you I are. think I still need to work more You for are, I that. tell you. So Thank you. It's very nice. Thank you. um, um, Super. he has a question, but it's kind of related to Husband Hotel and stuff. You have to watch Husband Hotel. I don't know if I can go on. Okay, send me the link. I will check it, bro. No, you can find it on Amazon Prime, but even on every kind of streaming. I'm quite sure you will find it very interesting. Praticamente ha detto che non l'ha ancora visto, purtroppo. Anyway, what is Husband Hotel? Husband Hotel is an adult cartoon, which made by this Vivienne Medrano. Vivienne Medrano is a genius. She literally made Inferno, the hell, and heaven. But basically, what was the plot of this? Sì, le sto raccontando la trama di Husband Hotel in breve. The hell is getting overpopulated. For several reasons, and then it's getting overpopulated. And the daughter of Lucifer, whose name is Charlie, is pure-hearted and is very good, and she's the queen of the hell. She decided then that, according to her, every soul can redeem herself, and then through this, she created, with the help of other demons, in particular Alastor and others, she made this hotel on which every soul can go there and can redeem itself. So the fact is, this seems quite a stupid plot, but I swear to God, it's full of bad words. They drug themselves. They fuck. I tell you, there's my favorite character, which name is Angel Dust. Do you know very well what angel dust is, don't you? The angel dust. Anyway, angel dust, is basically like talking about cocaine, and cocaine in general is because this is a demon who is a stripper and is a porn star or bad, and he's one of the characters. I swear to God, it's awesome. And it's a musical, so I think you will enjoy that. I'm gonna check it. Yeah, another guy say here, Super Godzilla says, you will love Alastor. Alastor is awesome. Sì, ragazzi, praticamente stavo raccontando, per chi non c'era, la storia di Husband Hotel a Mello, perché lei non la conosce, sta cosa non mi fa piacere. Anyway, I tell you also that I made the voice acting here on YouTube, anyway, of a character, one of the main character of a spin-off of this, which called Haluva Boss. Haluva Boss is another story. Is a side story. I'm one of the three protagonists. That's what. And yes, and I'm one of them, Moxie. And Moxie, no last name is called, so it means there's no last name. His surname literally is Moxie. No last name. I tell you, it's genius. It's pure genius, this story. So I absolutely suggest you to take it back because it's awesome. And yes, immediately. Are you planning to come here to Italy? I am planning to visit Italy. Okay, but you never come. Actually, even first. What? I didn't quite catch that. Sorry, what did you say? I want to visit Sicilia. Perfetto, molto molto bene. Sì, I want to visit Sicilia. I want to visit Venice. I never been. Yeah, because it's also printed. It's also something we all know, I think of those countries because I don't know a lot about Italy yet. So what do I say? What is market? What is on the market a lot? That's what we remember because we are not going deeper into the information of the country, It's the same with the music. Sorry. No, why not? Because the fact is, that Venice, you gotta be quite, Venezia, you gotta be quite smart because there a coffee can make you pay 15 euros for a fucking coffee. Yeah, it's tourist. It's oversaturated as well, that market.
They It's sell it. stupid. It is an idiocy. Not even in Rome. In Rome, a carbonara in Rome, in Trastevere, The one of the Rome I best want to see carbonara too. I ever eat. One of the best carbonara I ever eat. Guess what the price is? Guess what the price is? You can't And even. Rome is also actually a tourist pool. I don't know. I have no idea. No, because you have to go to you have to go on to non-tourist places. That's what I tell you. yeah, Yes, you won't bet. You won't guess. You 8 won't. euro, 5 euro, 5 euro. Hier in Ibiza the same. 200 grams of carbonara eaten to a guy whose name is Gaetano. 5 euros. The best carbonara I've ever eaten in my life. The best. I guess was considered one of the best. Yes, absolutely. If you visit me, I make you also carbonara with all my love. Oh, you can make carbonara. You never made me a carbonara. That's No, I interesting. never made you any pasta. I give you all other food. Mike, I'm a really good cook. I will make you carbonara as well. Oh, Mel, there is Tizio Incognito, that guy I was talking about, is telling me, is asking us instead here on a comment, I send you a thing very important to give you to your friend. Could you give it to her, please? Okay, I'm giving you this. I'm giving you this. Just a second. Okay. Now you can start watching Husband Hotel for yourself for free without even getting a subscription to Amazon Prime. Yes, I know right now everyone on the Italian dub will kill me because I am giving something for free, but I'm piracy. But friends of the postal policy, we dissociate with this kind of behavior. Please, we are good people, right? You agree with this, Mel? We gotta be. Because you know what, we dissociate with these kinds of behavior, blah blah blah. Okay, but anyway, so perfetto. Allora, people are asking, is she planning to play here in Italy? My God, well, very many people are asking. Oh God, 1, 2, 4 people are Actually, asking here. I now met someone, Marcelo, and he is checking for me, or Marcelo, I don't know. He's checking for me to play in Marcello. Italy. Yeah, he's checking for me now to go in winter over to Italy. So let's see if something comes in Italy. You can say it well. Marcello. Marcello. Like in, have you ever watched La Dolce Vita? Yes. Yes, La Dolce Vita. Yes. Marcello, come here. The same thing. Yes, yeah. Marcello. Long time ago. Yes, it is. Yeah. He's Italian, and he heard me play, and he's like, "You like Italy?" I think I want to visit. I want to go. I want to see actually all the countries and the mentalities of the people and how people live with each other and how some countries really love each other and help each other and other countries are very closed and on their own and insecure. And I like that about the world. I want to see more of it because the mentality in Belgium is me. I'm not that. Ragazzi, I'm always like, Mel è convinta che gli italiani sono tutti buoni e cari. Come glielo diciamo? Well, you just said something that is not, Mel. Because Italians are not what they can seem, because we are good at make facades, but on the other side. What I know of the Italians, when I come to my friend's house or anything, his mom always says, Mel, here, a plate, come on the table with us, have a chat with us. So they are very familiar for me, and that's something I like. They are familiar, but not all Italians. That's what I tell you, not all the Italians. Like Belgians, we cannot say people are like this because they live in that country. Mostly like Belgian people are really closed. Belgian people are really on their own, introvert, going inside, because when they go too much outside, they get disappointed and hurt. In Spain, I see even if people have nothing, they still will help you out. In Belgium, that's not true. If they have nothing, they take whatever they can and they do not help out anyone. This is perfetto, fantastico.
Bellissimo proprio. Cioè, praticamente me l'ha detto che in Belgio le persone sono molto chiuse e possono anche fregarsene di te immediatamente seduta stante, ma il fatto è che quando sono andato io in Belgio, ecco, vedete il paradosso. I am gonna explain a paradox, and I tell you back. Praticamente quando sono andato in Belgio, comunque tutti i belgi che ho conosciuto erano tutte persone molto carine e coccolose. But in fact, Mel, that's what the paradox is. When I went to Belgium very many years ago, all the people looked at me like they were okay. Oh, nice, blah, blah. They were very nice. So that's what I tell you. I Because think you're a they tourist. right, because I'm a tourist. Exactly. This is it. Italians, all Italians do, because Italians are very estero. In Italian is esterofilo, in the sense of they love people coming from foreign countries, you know. They Sì, like praticamente gli tourists. italiani sono They like people esterofili. who come and go. They like Sì, people who come and go. Yeah. They don't who like come people with who their want money to and then immigrate or yeah. They are scared of things they don't know, even I think in Belgium. They don't know it, so they are scared of it. And that's why they push it away. But tourists, yeah, they know tourists. They come and they go. They are not scared of that. They want to help out. They are friendly. They are. When people say, I come from Italy, I want to live here, they are like, oh, why? Or I'm from another country and I want to live here, not only Italy, everywhere. They are like, oh, are you sure you want to live here? You sure want to live like in Italy? It's the same thing. They are not open for it. They want to keep their land. They are scared to lose their land. But at the end, we need to look at it that we are all children from this world. Why Belgium? Why boundaries? Why France? Why Italy? Why did they ever invented that? To manipulate us into their system. This is how I look at it. Oh my God, I'm not gonna start. I can, from this point of view, that will be so interesting. Praticamente ha detto Mel che secondo lei, cioè effettivamente sono un po' delle cavolate, non posso dire brutte parole, cioè il fatto che ci siano, per esempio, i concetti di Italia, Francia, insomma è molto globalizzata su questo aspetto, cioè non le piacciono queste cose. E effettivamente potrebbe avere senso. We have a question. Literally, when we Italian go to a foreign country, we are those who are willing to learn their language. Whereas when they come here, we always are those who try to comprehend their language. That's an important thing. La gente, I tell you what, when I went to France to Annecy International in this June, France people were convinced that French was the main language of the world. That's outside. I have no idea about that. Who the hell are all French people anyway? Nobody. I don't like French people. Belgium is a country with two languages. So we normally talk French and Flemish. Flemish is now Dutch. So Dutch and French we normally talk. And all the Flemish people, the Dutch people, they are like, oh, and those people come and live in my country and they don't speak our language. Darling, they don't speak French. They don't speak fucking French and it's our second language. I do not understand. And then they're like, you live in my country and you don't speak my language? Babe, you don't speak your own language. Cioè praticamente dice che i fiamminghi, cioè in pratica dice che in Belgio si parlano 3 lingue. Questa è una cosa che sapevo. Praticamente sono il francese, il tedesco e il fiammingo. Chi viene dalle zone del fiammingo praticamente dice: ah, ma perché voi venite qua e non volete imparare la mia lingua? Cioè questa è una cosa, cioè ma io dico, ma quando in realtà i fiamminghi sono i primi che non sanno parlare il fiammingo. Cioè, questa è la cosa che fa più ridere. And that's why we have nationalisms, Mel. That's what you just answered yourself. So you can say yourself, okay, why there are so many boundaries? Why can't we love each other? To blah, blah, blah. To divide us, because if we all talk to each other and the whole world unites, what are the governments gonna do? They lose. Actually, it's the Babel Tower story. It's quite obvious. Because when there are many languages, there are many cultures. When there are many cultures, there is much more willing to learn.
You learn so much more. You get more Exactly. intelligent. You get open to other mentalities, to other ways of life. You respect more ways of life. Like you learn so much more, and our Right. heads will break open. We will get more intelligent, and they don't want that. They want to keep us stupid. They want to keep us, in our little circle, what we know about. They don't want us to know about the whole world. They don't want, they don't want to know that some places in the world are super magic and paradise, and other places are actually modern slavery countries. They don't want us to know that. In Belgium, it's normal to work 12 hours a day. It's normal. 12? Sì, 12 horas una dia, amor. 12 hours a day. Co- That's normal in come Belgium. You Yeah. can't. Italians are quite lazy. Praticamente ha detto Mel No, che they in enjoy Belgio potete life. anche lavorare 12 ore. No, Italians are lazy. No, I tell you, Italians are lazy. I No, would not say lazy. I would say they just know how to. They work to live. They don't live to work. it depends. For example, if you go to Milan, Milans are not like that. Nope, because Milans they live to work. They are to produce It's also Beusha. divided. See, people from Milan are like that. I swear to God. Yeah, Or money, in general. money. Money is all you need. Yes, exactly. They're like that. But for example, if you go to the south, on the south, people are quite. They look like they are always making siesta, like Spanish. It's the same thing, I tell you. I love the siestas. Exactly, I do love siestas too. We had another question. 12 hours is illegal, but she was talking about new and slavery. You're talking, praticamente sta parlando della schiavitù moderna. Basically, you're talking about modern and slavery. I think the capitalistic system is modern slavery. You buy a house, you work the whole life for your house, and when you stop working, you actually die because your body was used to work every day. This makes sense. Effectivamente, if you buy a house and you leave this house to a family member, you need to pay so many percentage again for the same property. How many times does a family buy a house? We buy the house every generation over and over and over again. No, we bought the house before. It's already our property. So what is normal then? Is this normal? No, absolutely no. Sono pienamente d'accordo con Mel quando dice che tutte queste cose sono comunque alla fin fine un sistema puramente capitalistico, e ha assolutamente ragione. Anyway, Mel, let's divide this situation and this talking to other sides, because I told you we have nothing prepared, because I don't like prepared stuff. No, I'm we not didn't like prepare you anything. you know me that well, so that's why. Blah blah blah. What was it? I just forgot what I was about to ask you. I don't remember. Yes, I totally forgot that. Yes. Why don't you chiederò a Mel, ragazzi, quali sono le cose della cultura popolare che le piacciono di più. What are the pop culture stuff you like more? For example, do you like video games? Do you like series? Do you like, I don't know, Pokemon, Star Wars, and stuff like that? To be honest, since I live in Belgium, I looked a lot TV and a lot of series. Since I'm in Ibiza, I don't really watch things anymore. I don't really screen time too much anymore. Why not? I like more to be in life with the people, to have a barbecue somewhere, or to be out. Touch grass, basically. You prefer to touch grass. Yeah. It's better, I agree. It's a difficult one for me. You're living the life. You're living alive. What is basically makes you be alive. Cioè, praticamente, ragazzi, lei ha detto una cosa giusta e dice: ma io recentemente non sto guardando niente, soprattutto quando sto a Ibiza, più che altro mi capita di fare sempre barbecue, uscire, bla 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 con la gente. E io le ho detto: praticamente tu stai vivendo come si dovrebbe vivere. Cioè, you basically are living as you are supposed to. Not like many people who are just. Do you know the hikikomori? Do you know hikikomori? What's up? No. No. Sorry, guys. No. You don't know what an hikikomori is? No. So, hikikomori is a Japanese term to indicate those people who literally decide to go out of civilization, just living inside of their own That's the room. dream. No, just living inside of their own room,
by getting junk food or not eating at all and watching stuff all the day on the internet. It's Not people who are depressed. I'm sorry. They cannot basically, look at life, so they run in media, they run in programs, they run in series, they run in stuff that makes of them course. partially in a dopamine happy and filters out all the rest that is actually worrying them. That's what I Yes, I think. know. Nerd culture in general is this, or better, it used to be this. Cioè, sì, ha detto che comunque è un problema mentale. Of course, it is a mental problem, of course. But I strongly believe myself that people like this are looking for a desperate. I think instead is the contrary, is a paradox. You are looking for help just by your actions. For example, through your actions, you're just like saying, please help me, I'm in need and I don't know what to do. But nobody can understand them. In fact, if you watch at many documentary about ikikomoris, even their families say, oh, no problem, just wanted to stay through this life, it's not a problem, no issue, no kind of problem. Are you out of your mind, fucking mom? You don't even deserve to have children, first of all. What do you do with your kid? That's why sto per dire una cosa molto poco corretta. I strongly believe I'm one of the I will be one of the firmataries, and I will sign up if one time our government will say that we're going to make this a law, to make a patent target, I don't know, or something, a document that says you are a good person, you are a good parent, you are a good voter. So this way we are basically making differences, of course, but our differences made by culture, how intelligent you are to make your own decisions and stuff like that. Because okay, we are nobody to decide. I can't decide. What I can do is, okay, I can say that no many people deserve to have children. So why not making a patent or making a document? I don't know about that, because some people have children, but the way they were raised, they don't have sometimes the capacity to give the children what they need because they never got to know it. This doesn't mean that are bad parents or bad people. This means these people are not educated enough by their parents or by their family to give the flame to their children. You know what I mean? Absolutely. But this is why I say, why not making a document or a certificate that attests that can prove that you are a good parent. So when you want to have children, let's make you, for example, go to a psychologist. Imagine Let's give you some imagine everyone is raised with the most intelligent people around them. That means that everyone is super focused. That means that everyone is super intelligent. That means that society cannot manipulate anymore. So why should they? Why should they help us? I don't know, because why don't we watch something and then why don't we just give and man, you're just saying that people is smart. I guess it is proven that half of the population is stupid. It is proven, and even Rick from Rick and Morty says that half of the population is stupid. So because they are not educated, or they are not followed up like they should be followed up. They are not raised like they should be raised. So they are a bit confused. So when you're confused, you're not super intelligent because you don't have your foot down. They can manipulate you, they can distract you, they can influence you because you don't really know yourself because of your raising. So yeah, this is what I mean. When everyone is raised, now it's bad. Now it's totally different. They can make a book for every parent. This is the best way to raise your kid, to make your kid super intelligent and stable. And some people write those books, might from people who know what they know. If they put all the knowledge they have for more than 25 years about raising, if they put it all
in rule system. You are obligated to raise your kids like this to make us more stable and smarter, and I don't know what. They will never do that because then the manipulation will be lost. They cannot manipulate or divide us anymore because we So know basically, better. they're saying they want you to be stupid, to be They want us to be traumatized, stupid. to be Yeah, of scared. course. Of course, Of it's course. what it's quite a 2 plus 2 2 plus 2 is 4. It's This is why basically only saying 1% of the world is billionaire or trillionaire. This is why only 4% is millionaire, and all the rest is in the same fucking hassle. right. So someone will say this is a communist statement, but it's not, because it's quite Maybe. different. But it's I'm open for all people's ideas about what I think and how they think about what I think. I'm open to all because maybe for them it is, you know. assolutamente sì. I absolutely agree. Cioè, in pratica Mel sta dicendo, cioè, ha una ragione se molta gente è praticamente stupida, perché sostanzialmente è la società che ti vuole stupido al 100%, ma non solo. Vuole anche che tu rimanga povero, perché se tu non hai le conoscenze, non hai nemmeno il modo per riuscire a... Quindi praticamente, ragazzi, so guys, so my kids, go to school, stay in drugs, but remember, stay in drugs and don't do school. So I was at school, don't do drugs. I tell you. So don't forget. So, the first one was much more appealing to me. Anyway, see, we have another question, and it goes: some people should just not have children at all, so that many of their problems won't be passed down. Yeah, true. I'm one of them. Yeah, true. I'm one of them. I believe my family has not healthy genes anymore because we all die early. All of my family dies before 40. The oldest one who died is my mom, and she was 60. So we are all very young. So I think our genes are done. I don't think we need to make more babies with our genes. Well, sure, but if you want to, you can even. This is a friendly space. No worries. Here, people are familiar. They are absolutely friendly. No problem. If you want to talk about your past and your stuff, and what would you love to communicate, and what message would you give to them about your past? Here you are, and no problem. Don't be angry to your parents because what they Oh can my teach God, you. people are asking, oh my God, are you an orphan? Oh my God, what? No, I'm not What's an going orphan. on? That's why they're asking you. Sì, No. capito ragazzi. Ma infatti le sto chiedendo se avesse voglia un po' di parlare del suo passato, anche per dare qualche consiglio al futuro. So what are those part of your life you want to talk, you would like to express to the world? This is your opportunity. And also, what would you like to give them as a message for your own experience? Yo? Are we having a problem? Che è successo? Molto, molto strano. Ma non lo so, cioè, forse le sarà crashato. Aspettate un attimino, questo è molto strano. Sì, sarà crashato. Forse abbiamo un problema tecnico, ragazzi. Non c'è problema. Adesso proverò a risolvere. Proverò a risolvere. Proverò a fare uno. È rifiutata, forse stava... Beh, proviamo a rivedere. Ma chi lo sa, forse abbiamo detto qualcosa che non dovevamo, forse il discorso di casa sua, non lo so, ma vabbè, ma non credo proprio. Beh, se vuole tornare, tornerà, non è un problema. Ad ogni modo, ragazzi, come vi è sembrata fino ad adesso Mel? Vi è piaciuta? Spero di sì. Ma comunque sì, è molto, molto strano il fatto che comunque ci siano tante persone a questo mondo che io ritengo comunque siano veramente molto valide. Anche per questo aspetto. Ah, sì, è ritornato. Ah, Yes. Mel!
We're back. I- Someone called me. eh, They are calling me. For one moment, we all thought, "Oh God, She ran she away. even offended." I swear, to God, what? She's ghosted. What's she done? Okay, no, we was afraid. No, I knew it someone was called just me. yes, no problem, of course. Ah, stava rispondendo al telefono, ho capito, raga. No, See, no, and then tranquilli. total block. See. The people are saying she's so nice, she's so interesting. Anyway, as you, I guys. was asking, if this is your occasion, if you want to express, if you want to open up, there are no problems. This is a moment of sharing, no problem at all. Here people are very nice. So I'm if you want very to, open in what I say. So about the parents thing and everything, I was an yeah, angry kid if you to my want parents. to I say was. no, I was an angry kid to my parents. Mom, when you grow older, they didn't have the capacity to teach you more. They taught you what they know. So we can never be angry with them. We need to try to understand them out of an objective point instead of pushing our own emotion or what we know or what we expect into them, because they don't have the capacity to accept that, to see the vision we have to live our life, And I had a really, really good life actually with my parents. Yeah. A really, really good life with them. in pratica ha detto che i genitori di per sé tutto quello che ti possono insegnare lo fanno, ma ci sarà un momento nella vita, questa è una bella riflessione, ci sarà un momento nella vita che non avranno più niente da dare, nel senso che comunque sono pur sempre delle persone con le loro limitazioni che non avranno poi nient'altro da aggiungere alla nostra crescita, cioè alla crescita di ognuno. Conseguentemente è importante sapere che ad un certo punto bisogna andare un po' per i fatti propri. Yes, if you can see me making gestures through hands, it's just an Italian stuff, Italians I know, make like this every one. time. Yes, this one Porco, is what the Sonia. fuck what the hell you want? What do you want? I told you this is what you want. What? Oh, you can't even say nothing. For example, and you just told. Yes, you just said. This is a conversation. This is a whole conversation. Well, I mean, everything okay? Okay, everything okay. Or for example, this what this means go out, let's go out. This means yes. yes. Now there are a lot, and this is quite interesting. People are asking me, what's your age? Many people ask me, what's your age? Let them guess first. Indovinate, ecco ragazzi, avete il dubbio, come Ciccio Gamer, ho un dubbio. Ah, ok, indovinate l'età di Mel. Chi riesce ad azzeccare l'età di Mel? Potrei farlo entrare in live. What age do they want to know? My physical age, my spiritual age, or my emotional age? Esatto, ragazzi, quale età anche l'età, ecco, vi aggiungiamo anche questo. L'età di Mel è la seguente: l'età mentale o l'età spirituale, cioè a livello di testa, quale ditelo voi, spirituale tot. Quindi fate voi. Quindi fate voi, ragazzi, no problem. I'm 35. A guy said 25. 35. 35. No, I don't believe that. Let them guess. Let them guess. Beh, comunque, poi fate voi, ragazzi, chissà qual è comunque l'età. Let them guess. Comunque, anyway, Mel, have you ever played? What's the last video game you've played? And God also, of War. Really? God of War. I really like Kratos. God of War. Which one? The fourth one, Ascending. God of War Ascending. Ascending. The fourth one, yes. I think. It's the fourth one. The fourth one, yes. Yeah, but exactly. I didn't game for 3 years or something now. Like I'm really not into the. I'm really more. I'm not really into the gaming and all anymore. I loved FIFA before. I loved God of War. I loved it when I was very little. The Mario Bros. Stuff on the Nintendo NES. Really, the old controllers. Which one? That's 1985. That controller invented. That's Nintendo NES. So Mario Bros. 1.
on the Nintendo NES. I play it in 5 minutes. I finish it. It's Yes, really because you used the cheat. Did you use the cheat? yeah, you have The the cheat. extra tubes, of course. Exactly, You the warp fly zone. through the Avete game. capito, ragazzi? Lei si è fatta la speedrun, cioè si è fatta una speedrun tutta a colpo e l'ha finito in 5 minuti. Sì, sì. What is it? But I must know, but, what's the world record is? I'm quite I curious. think it's 5 minutes and 6 or something. It's online on YouTube. Let me check out. Super. That's a second. I wanna check it out. Super Mario Bros. World Record. What? On Wednesday, September 6th, speedrunner Nifsky completed Super Mario Bros. With a time of 4 hours, Yeah. 4 minutes. Sorry, 4 Oh. minutes, 55 seconds, and 631 Milliseconds. Yeah. milliseconds. Yes. Hmm. As it is said here on, I don't know if you can see here my sharing video. You can? You can Now, see it? yes. Yeah, I can see the Okay. page. Here it is. Voilà, 4 4 minutes. Yeah. I don't 4 know minutes. what was yours. Oh, I'm between You know, 5 this and 10 made minutes you- to play it out. Maybe it was you who made this. You made this one. You said 5 minutes, so I don't know. I'm between 5 to 10 minutes to play it out. It's not But that it was- one. But it's not this one, of course. It's No. the first one of all for the warp It's the zone. Super Mario Bros. 1 Nintendo NES. It's really, yeah, that one. This one, of course. Really Yeah, the I old know one. it. Yeah. It's really back in time. Absolutely. This But one, you this went one. playing- With the fireball. But you were yes. But you were playing you were playing it with Since a I'm a kid. controller or through the PC. Controller with the Nintendo NES. Ah, okay. So you So have next your time arrows you- and you have A and B and that's it. Jump So I and tell you. use the weapon. Yeah. So if I tell you next year you come to Lucca Comics, have you ever heard of Lucca Comics? No, Comic-Con Well, in you Belgium will love I it. did. Huh? Lucca Comics not. Comic-Con in Belgium I did. I went to a couple of times to visit How Comic-Con. are good there? Are Comic Con good there? Or are Yeah, not? actually they are. There are people very nice dressed up like Transformer suits and they really put work in it. Yeah. I think it's quite good. I ragazzi, never avete been to capito? another one in another country, but I think Cioè, it's quite questo è good. veramente molto interessante. You basically have to know that in Italy we have the third most important in the world Voilà. Comic Con, and it is the Voilà. Lucca Comics. Lucca Comics is basically one of the best. The fourth one we still have here in Italy, and is the Napoli Comic Con. That is from Napoli. Is very, very awesome. Even that I've never been anyway, but I've been to Lucca Comics, and I can tell you the whole city of Lucca, which is near Florence, is a town near Florence, is basically becomes the Comic Con. So I tell you, it's awesome. It's even great because it's full of mountains that are around. There are even an entire barrage of medieval walls, you know. So it's incredible. And I will tell you, next year we are going there, and you are coming too. Next Yeah, year I'm we are coming to visit you in that period. I was thinking the same when you said it's number 3. Maybe I should visit you in that period. That would be nice, but I tell you also that Lucca Comics settles in between October and November. Oh, okay. So now, So this year is about to come, but I'm not coming, but I'm not going there. But next year, yeah, so that will be interesting. Praticamente gli ho detto di Lucca Comics, ragazzi, e la cosa più interessante che c'è, il fatto è che lei è andata al Comic Con in Belgio. Dice che i Comic Con sono molto belli lì in Belgio, e praticamente sono molto grandi. C'è anche gente che fa cosplay di Transformer in modo assurdo, però le ho detto anche di venire qua, le ho detto anche del Lucca e le ho detto del Napoli Comic Con. E ragazzi, spoiler, Mel verrà l'anno prossimo. People are even asking many other things. For example, have you ever played Pokemon Go? yes, I did. Pokemon Go? Yeah, we did this a while in Belgium. I think it's
6 years ago or 7 years ago, I think, or 5, 6 It years was in ago. year 2000. It was 2016. It was on year 2016. Yes, when it was Even firstly released. longer ago. Wow, time flies. Yes. Yeah. 8 years ago, it's a lot. At that time, I was very into that game, but however, one day I said to myself, I don't get it. The fact is, many people were playing that hellish game. Were not even Pokemon fans. They were doing that just for the sake of doing it. And To in walk fact, with the group, yeah. yes, exactly. It was not because of you, because you are a Pokemon fan. Even because if you I was do a big remember, Pokemon fan. When I was a kid, I was a big Pokemon fan. I had all the cards. I did all the collections. I really loved it actually when I was a kid. Pokemon, and that's a long time ago. what the hell is this Pokemon? It's a green one. I have no idea. It's I know, not I the know one, you the know water it. one. There is one like that. That's the water one, like the evolution of Magikarp. But this one, I don't but it know. was near This that. one is of the. This one Nope. is of the second or the third or the fourth season. The third one. Gen Yeah, I Third know a lot of the gen. Pokemons of the first season actually. is the god of hair, Rayquaza. I don't know him, no. Yes, it's a legendary Pokemon. This was a present. I bought this actually in Luca Comics very many years ago, and so it's still with me. But Mel, do you remember what the hell have I on a shoulder, right? You don't remember my tattoo on my shoulder? No. You do remember? I'm gonna choke you. You do remember what I have on my shoulder? I have a No. Gyarados tattoo on my shoulder. That's the Pokemon I was talking about, Gyarados. Yes! The evolution of Magikarp. Ragazzi, allora la situazione è questa. Ho appena avuto uno spoiler che io non ci credevo. Mel è una fan di Pokémon. Sto morendo. No, lo sento, cioè cazzo, sono contento, no? Fuck you, no, I'm so happy about this. Non mi ha saputo riconoscere Rayquaza, infatti, sta cosa. Mel, have you heard recently that it was a leak on the internet? Some hackers hacked the Game Freak itself and has stolen 1 tera of old information of Pokemon. For example, unused sprites for 3rd gen Pokemon, pieces of lore of Pokemon that went missing, and several other stuff. I mean, it was incredible. It is considered as one of the greatest leaks of all time. Oh, wow. Yes. And in fact, on my last live stream, I was streaming this. I was streaming literally my own reaction of who's there with you. You can come in live, no problem. There's no other problem. Baby? Yes. Es mi novia. Es tu novia. Sì, ragazzi, praticamente questa è la fidanzata di Mel, sì, perché loro sono una coppia. Ciao. She talks Italian, no? Sì. Sì, talk Italian to the people. Say hi to them. 2 anni in Italia. Ciao a tutti. Come stai? Tu dici che parli l'italiano? Un po'. Un po'. Quanto un po'? Quanto? Così così. Visto così. Ragazzi, la fidanzata di Mel parla l'italiano e lo parla un pochino. Ma ci sei mai stata in Italia? Come? Ci sei mai stata in Italia? Sì. Quando e dove? 2022, 2023, un po' 2024. Ah, quindi Sicilia, 3 anni praticamente. Ma Sicilia. in Sicilia? Sì. Vabbè, la Sicilia è Africa. Scusa, Sì. lo posso dire? No. Io sono siciliano, quindi lo posso anche dire. Quindi c'è una ragione. Molto calore, sì, mucho calore, mucho.
Mucho calor, sì, entiendo también. Sì, chicos, perché io Oh, hablo español también. Sì, capita quindi la situa. We were talking with Mel, we were saying about Pokemon, but the fact is I'm that very- Mel didn't Yes, you know what? Mel didn't recognize this one. Do you like Pokemon instead? A te ti Eh, piacciono i Pokemon? ¿Tú Sì, sì, a quieres te, Pokémon? proprio a te. Sí, 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 un poco quieres me gusta, Pokémon me un poco gusta, me también. gusta. ¿Tú conozco de Pokémon A? Sí, ¿De sí. verte? Yo no conozco él. ¿Cuál es ese? ¿Qué nombre? Una ¿Cuál más, es por ese? favor. What was the name again? Can you tell one more time? ¿Cuál È es il ese? dio del vento, dio dell'aria, Rayquaza. Ay, cosa. No No. recuerdo. Ragazzi, questa cosa Ahora de nosotros también una This is a Magikarp. huge trigger you're giving to me, my fucking god. I literally have a Pokémon tattooed on my shoulder. Yo tengo un Pokémon tatuado aquí en mi espalda. Para decirte cuánto estoy loco para Pokémon, ¿entiendes? Sí, porque lei eres argentina, ¿sí? Para que me Sí. recuerdo. Sí, Perfecto. sí, soy argentina. Eres que para algunas veces me voy a no me recuerdo bien es la cosa. Però Argentina, tu puedes hablar italiano. con però te digo, aquí tú puedes hablar con el idioma que más tú prefieres, pues no hay problema, porque aquí podemos traducir, no hay problema. Bueno, sí, sí, soy argentina. Bueno, ¿y tú de qué te ocupas? ¿De qué te ocupas? Soy peluquera, estilista. Peluquera. Fa la parrucchera. ¿Y a dónde trabajas? ¿Allá en Ibiza? Sí, en Eso el es. centro. ¿Y en qué tienda tú trabajas allá? Porque más o menos la conozco. Se llama... no me recuerdo el nombre ahora. Hace una semana que estoy ahí. Hace una semana. Pero está en Ibiza. Ve- She doesn't know the name of her own job. That's amazing. Ragazzi, questa La è época, bellissima. se llama La Época. Voilà. La época. Ah, La época. Sí, ¿la conoces? No es en Talamanca, ¿verdad? No, está en Ibiza. Centro de Ibiza Centro. Town. È in Ibiza ciudad? Sì, Sì. però sì, quasi me ne ricordavo. Ragazzi, era bellissimo, in pratica ha detto che lavora lì da una settimana, però manco si ricordava il posto di dove sta lavorando. Cioè, eso significa que tú, más de todas, encima de todos, tú solo estás pensando a ganar dinero y no te interesa quién sea. Esa es la cosa. Perfecto. Ya está. Bueno. Sí. Bueno, Sí, fantástico, sí, sí. Gracias. Aquí las personas están diciendo grandísima, sí, perfecto. Increíble. Pero estábamos diciendo esto, que el próximo año que estaría una... Aquí en Italia iría una... ¿cómo se dice? Un Comic Con. ¡Uy, el gato! ¡Oddio! He's like, bellino. meow, like, attention for me too. Sì, assolutamente. Ragazzi, quello lì è il gatto di Mel ed si chiama Odino. Sì, Odin, sì, claro. People are saying Lolfan, B-language Lolfan is real, is not real, it can kill you. Also, B-language Lolfan, they're talking about That's awesome. My goodness. Well, also, what is a question you you girls want to, for example, make to the people in here, or for example, have you any kind of curiosity of what I do? For example, you can even ask me something to me. No worries, no problem. If you think, okay, it's quite. In the sense of, don't be shy if you, for example, think it's too ridiculous to I have what one. no problem. Okay, go. Yes, go. Where does your motivation come from to put so much time, effort, and stuff in the LIVEFUN YouTube page? What's your motivation? What do you want to reach with it? Do you want to connect people? What do you want to do? What is your motivation to do this? No one in this fucking world has ever asked me this question before. You asked me where I want to go with my music, so I ask you the same thing, no? Right. I asked you this, and that's fair.
Anyway, people are telling, oh, the kid is too cute. Oh, gatto, gatto, the kid is too cute. They're saying this. Anyway, well, my motivation comes from the fact that nowadays trying to work on the showbiz, it's quite difficult, or better, it's one of the most toxic and most difficult stuff you can even have, especially in Italy and on the Italian doppiaggio, Italian voice acting world, because Italians, differently from other nations of the world, for example, Belgium or Russia, have dubbing. They are those who invented voice acting, so they really are into this. They really need to have, you have to put much effort, very much work on this, because it's a artistical stuff. However, the fact is, And research and the evolution of the business. yes, it is. Of course, it's quite difficult to, of course, staying in sync with the original one, to get his own motivations and intentions. Also, you have to be able to stay with, for example, the tones, which is different from the volume. Also, the colors of the voice, for example, to stay. In general, you have to have very much technique. However, what is the main problem? In this world where where this is your enemy, where having an ability is basically an enemy, because of the capitalistic world and stuff, everyone who is into this world, it's quite difficult, and it's not little they are interested to make you get into, because you will be a concurrent of this. Yeah. So it's quite easy to listen to the same voices, especially in voice acting and dubbing. For example, there are several many important voice actors in Italy, like Ferruccio Amendola, who's dead, but Luca Ward, Francesco Pannofino, and many others. But you still hear in every product at the cinema, or what the hell it is, you always listen to the same voices. Not because nobody want to be a voice actor, but because it is an extremely closed Business environment. Nobody wants, everyone is always push you away in order not to have the right motivation to do this. And according to motivation, this is the point. I'm sorry if I was so long, but I tell you that it was important, because the motivation that leads me to go over what I'm doing is just by having my own place, doing what the hell I love and what I like, and reaching a very nice environment with my audience here, was watching me. It's something that really makes me go into what I'm doing, and it motivates you. It brings back what you put in. I love it. Yes, absolutely. Yes, I definitely. Also, I'm never telling you anyway that I don't want to be a professional one day, or dub for a professional studio. Absolutely, I'm not telling this. However, I'm telling the instead that I can do whatever I want by my own side and on my own social medias. YouTube nowadays, you are now free to do it. A thing that 20 or 30 years ago you could not do. So it's quite different. So nowadays I have a microphone, I have my in my room, I have my stuff and stuff. Here I am, and I can do it. So of course I am motivated, and above all, YouTube gives you a lot of money. Yes. Okay, that's nice. Yes, it pays you very well. And thank you for the question, because it was quite interesting to ask, because many people are not asking who's behind the person. Sometimes they do, sometimes they don't, but they're not into asking this kind of questions. That's what. But right now people are more interested in asking for Alden. Where is Alden? Where is the cat? Wait, what is the cat? LIVEFUN, stop talking. We want to see the cat. Oh my God. God. Alden.
Mi How are you gordo. doing, bro? Are you okay? My God, you went How are lost you? one day. I remember when he went lost. Ragazzi, sapete, praticamente Odino una volta si è perso e Mel c'era rimasta troppo male. Poi però un giorno l'hanno ritrovato completamente a casa. So, I said we went lost, but what is the story of Holden? Odin comes from a shelter in Belgium, and I got him out. They wanted to put him down, and I saw him and I said I want him in 2019. In 2020, I came to Ibiza 6 months without him, and then I went back to Belgium to get him. And since then, we live in Ibiza, and he is a big fatty Garfield cat who loves Gordo to cat. eat. Yes, The Gordo cat. the Garfield Yes. cat. He loves to Gar- eat. He's super Yes. sweet. He's my husband. Yes. It's a very He's the great man name of my too. life. Yeah. There is also a thing that he does, guys, that I know him in person, of course. When he's disgusted of things, he starts doing like yes, yes, he does. Quando praticamente non gli piacciono le cose, Odin comincia a fare inizia a fare in questo modo, come nei Sí, come nei mejor. I reel. can show you actually with the chocolate yogurt. He will do it. Let's not No, let's let's not not beside go them that there. much. It's so quiet. It's doing his stuff. It's a very No, nice it's person. really obvious what food he loves and what he doesn't. With this one. Amazing. So funny. Yes, he is. He's a smart cat. I love him. I do. When I met it, I love it. Yeah, me too. Also, what are your future projects, man? What are you planning for either the future, but also I don't know, your tracks in particular? Are you making Yeah, new tracks? I'm now creating a full album actually. So if they ask me to play for free, I don't play anymore. I am creating my tracks. Perfect. I want to make a full album so I can play 2-3 hour sets with music no one else has. No one else has it. They Fantastic. cannot buy it anywhere. This is what I'm going to try to do to push my product properly through. Because you make a track, you sell it, other people play it. Oh, nice vibe. It's not their track. So I want to make 50, 60 tracks of myself I really, really love. So in total, I will make 350 tracks before I find 50 tracks I really, really love out of them. And I want to push that as a product. I also want to start to play live, not with a DJ deck, but with samples and pistas. That's interesting. Praticamente ha detto che il suo prossimo... Ragazzi, ha un bel progetto, è un mezzo spoiler che ci dà. Praticamente sta rilasciando a breve il suo album e io non lo sapevo. Praticamente ha iniziato a lavorare non più a gratis, and I agree with not working for free. I do agree because this makes you lack of professionality always. Instead, you're a professional, so you have to get paid for your work. I was always empathic and always like, okay, I'll help you. Okay, I'll help you. But I put my own branding down. No, non funziona così. That's not how it works. I agree with that. Praticamente ha detto questo e prima o poi il suo album. What's the title you are going to give? Indigo Calling. Indigo Calling. Che bello, mamma mia che bello. Mamma mia ragazzi, è troppo bello. Indigo Calling. Mi piace un sacco il nome. Can I ask you also, Mel, can I ask you a question? You're in front of my... You can ask me a question, Amor. Grazie. Uh-oh. So, can I make a voice inside, a sample voice inside of my... In my tracks? Yeah, of course you can. Yeah. Sì! Cristian Dio sì! Yes, perfect. That's fantastic. Just tell me when you want to start, and just tell me which format you want me to render it. For example, maybe we can make a little track about this interview that you did an interview on. This mic here is a rod. Is a Roddy. Is perfect. Is professional. So. Okay. So I can tell you this is perfect to put into a track, and then yes,
Okay, we talk about it. Let's do You it. just tell me the hell want you me to say, and I will do it. Also, I Okay. have a track. I get very much inspired. I'm inspired of a track, and I wanted to give you I'm not gonna give you a hint instead because I don't think this is gonna shut me down for the copyright. Also, I want you to give me your opinion about this track. Is 20? Do you know Tiago Walter? As a producer, yes, but I met this guy. I'm gonna give you this track. Here. Oh, okay. Here it is. No, I wanna be your girlfriend. I want. Just a second. Send me also the names of the series. I really need to see, and the one about the Japanese people. I wanna look into it too. Oh, the Ikikomori. Hey. Okay, I'm gonna give you some stuff about Ikikomoris, but it's I will pay for it though. I will pay for it. I support the branch you guys are in. Okay, let's see what happens. Anyway, I'm gonna share you this because I love the style of this song. I really do. Do you can you see it? Yep. Okay, I don't know why, because I always loved Sunwave. Sunwave is a style I've always admired. I've been in several DJ sets made by who used to make Sunwave. Basically, it's quite it's not that complicated, this song itself, but it has something that catches you, and I don't know why. I'm giving you this. Ma questo è Cesar Natural Goodness. Yeah, Cosa festeggiamo? La mia here we go. Just a second. And your opinion about this? For me, it's an old school beat. I like that. Yes, it is. Here we go. I know this like guy it. anyway. It's an old school beat with a groovy tune. Yes. Anyway, I know the person here in question is German. I met him in person. Say to me, do you want to listen to this? Okay, here we go. Just a second. Here it goes. I wanna be with you. It's a bit Daft Punk style. I like it. I literally drugged. I love this voice. It's like Daft Punk style. I like it too. I swear, I'm addicted to it. I wanna be with you. I wanna be with you alone. I wanna be with you. I wanna be with you. Yeah, I like it. I wanna be with you. This drop and down, it makes it very repetitive. Just a second. Yeah, listen to this. I wanna be with you. I wanna be with you. I'm addicted to this. I have husband. I swear to God, I don't know I would do with it. I get this guy. That's very nice. I can say it. I wanna be with you. So you see, like this track too, it's very groovy and it's very nice to listen to. But what text do they use? What kind of text do they use? It's only all I want is to be with you. That's all they sing. And still, it's a groovy track because the background noises change. Of course. But in fact, what Okay. is the thing that has captured me immediately? The fact that this song just used a sample of a voice, just a sample, and it's just keep it on repeating and nothing else. But Yeah. still, however, by doing the music It's because in the background music changes. Exactly. So it brings it to life, actually. Wanna be exactly. That's what it changes, and also a little bit of pitch shift, and that electronic that makes. I guess to me, it's a very nice, a nice work in general. I don't know why he says that it can considered as a sun wave,
but I don't think it's too Sunwave anyway, because it has. I guess it says that because there is a little bit of this voice, just because It's of that. synth actually, yeah. It's a Synth. synthesizer. Must synth, exactly. Sì, ragazzi, praticamente qui stiamo disquisendo di musica techno come se niente fosse, ma non vi preoccupate. Anyway, this is a thing that I was inspired a lot by doing. And so, yes, if you want me to even give you a piece of a track or a voice, just tell me what to do, and here I am. No problem. Yeah, voilà. I think if we can reform it like that, normally we can. It can be very cool to do small things. Yeah. Absolutely. Let's see, we talk about it. Yes, even because if I can even make you a sponsor, for example, I can make you sponsor inside of a DJ track. That would be a dream. That would be, I guess, it's the dream of many people. Yeah, it Yes. is. It Just is. by using a voice. Make music, actually, in general, make music with what you love. Is a I dream of agree. many people. I agree We with should- this. Yeah, I think also nobody should do a job they really don't like, I agree. or study something they actually don't understand. Like, what are you doing? Go where you belong. Go where you need to be. I'm a And teacher. I like doing yeah. that. There's a reason. I'm a voice actor because I'm an actor, first of all. I'm doing that. Yeah. So Yeah, indeed. there is an Italian saying that goes by, don't make the bull, don't make the bull do the same job of the donkey. Yeah, voilà. Yeah, it's the same. Yeah, yeah. I I absolutely understand what agree. you say. This is what I mean. Like in school, they teach you things you really don't Neat. vibe with. Yeah, you really don't get, and they try to push it into your brain, and you get insecure because you do not understand it, and it doesn't get in. But it's because it's not your interest. It's not because Everyone you're at school stupid. got anxiety because of the test they have to make. My God, it was a trauma for everyone. What's That the is a trauma? trauma. Yeah, it is a trauma. You get traumas, of course. For example, I remember every time I had a text, and I used to study a bit, but I was not a nerdy. Absolutely not. In fact, I used to spend my time outside of the school, most of the time with with the other guys in high school, especially. But I tell you, every time I used to save my ass in corner because I was quite calm in every situation, because I said, okay, I can do this. But one day a teacher said, Rapisarda, I tell you that if you don't pass this year, you're going to come back in the same year. You're going to repeat it. And in that moment, I spotted in their eyes something like, okay, you are fucked, and I know you are. And yes, I studied like never did before. And I said yes. And it was the test the next day. It wasn't good. I scored from a scale from 1 to 10. Here in Italy is this 1 to 10. I got Yeah. 6. It was That's good enough. Yes, it was. Anyway, Mel, here we are about to close our live because it was insane. I loved it. Also, where are people going to find you? Ragazzi, sto chiedendo a Mel dove la potete trovare. Se volete seguirla, andatela a seguire. Where can they find you? I don't know. The best way is just through Instagram, and there you have a link with all the links to my music, to my Facebook, to my Instagram, and in future also to my YouTube page, because we are going to start up YouTube page professionally with live sets in Ibiza on different places. But that is coming up. We are organizing this with the places, because a lot of the places you cannot do it. It's forbidden, like on the towers or on Esvedra, or it's forbidden. So we need to get a license to be able to make our videos on external places in Ibiza. And for now, Instagram is the way. Instagram is the way. And there you have a link, linkter.ee with my name behind, and then you come into a website page with all the links.
the links to music, the links to Spotify even I think is in there, to find my tracks, of that. Perfetto, infatti le sto scrivendo, cercatela su tutti gli altri link per ascoltare le sue tracce. Ragazzi, sono sicuro che a voi Mel piacerà un sacco, perché lei è davvero molto talentuosa e merita anche molto spam anche all'estero, quindi noi siamo qua e per questa ragione io le sto dando un po' di good vibes, proprio per questa ragione. That's why I gave you Thank you a guys too. spam. Oh, you just earned a new follower. Oh, another one. Now people are coming. Okay, just have a look later. Let's see. Okay. Yes, people are looking for you. Yes, right now people are just searching for your stuff. They are following. Super. Perfect. Give me a Perfetto. like. I need likes. I Yes, need, yes. real followers. Absolutely, absolutely. Yeah, another one. Ne abbiamo diversi. Ci sono diversi altri che ti stanno cominciando a seguire. Well, you break their hearts perfectly. Oh, Again, wow. one I don't wanna says break them. I want to bring them information they need. absolutely. I want to I break agree. hearts. You want to break information, not I hearts. want to bring the information to them. Yeah, I don't want to break the hearts. It is more like as they say, my ass is made for sitting, not for kissing. Appa, this is it. We are real. Exactly. They're asking, have you also a YouTube channel? They are starting to follow me. Thank you, guys. What's the name of the YouTube channel? I'm gonna spam in here. It's it's my DJ name. Everything is Mellow Melanistic. Instagram, Facebook, everything. Perfetto. Yeah. Amen. My YouTube page, I Anyway. can send you the link later, I think. Yes, I'm gonna give you infatti ragazzi, io allora cosa farò dopo? Andrò su Instagram, cari ragazzi, metto anche una stories con Mel, la taggo, che poi lei anche reposta, e da lì io metterò anche tutti i suoi link dove la potete trovare. I just said to them this. I'm gonna make a YouTube story on which there are me and you. And I give you all the stuff, all the links on which they can find you, and nothing, and people will reach you. Okay. Yeah. Thank you, Garel. You are following me and liking my stuff. I want to yes. to your people. And another one too, but I missed the name. Thank you, guys. Up another one. Yeah, it's nice. Sì. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Thank you. Giusto. Right. Giusto. Anyway, ragazzi cari, stiamo chiudendo la live. Grazie per essere rimasti con noi. Adesso anche perché we are just 9 people right now. Just before we were 34, 43. Now we are 9. Okay, it's almost midnight. Of course, it's quite obvious. 11 right now. 11. Yeah. Stiamo chiudendo la live, grazie per essere stati con noi. La prossima, mi raccomando ragazzi, prossimo live sarà la seconda parte della storia dell'horror, che sarà giorno 29. Giorno 29, sì, comunque martedì prossimo. Io ringrazio Mel per essere stata qui. I wanted to thank Mel for having been here. Andatela a seguire. Perché davvero ne vale la pena, la sua musica è pazzesca, la adoro, e come sempre Live, Love, LIVEFUN. Ciao ragazzi e buona serata.